In questo video parliamo di sistemi di disequazioni di primo grado e vediamo i tipi di soluzioni che ci possono essere. Facciamo un video in cui troviamo tutti i casi possibili, quindi quando ora avremo un'unica soluzione, quando avremo una soluzione impossibile, quando avremo una soluzione compresa e quindi in un intervallo, oppure maggiore o minore. Fare un sistema vuol dire quindi prendere gli intervalli comuni a entrambe appunto queste disequazioni. Vediamo insieme. Vediamo il primo esempio. Ho ad esempio 8 meno x maggiore o uguale a 0, poi 2x meno 16 maggiore o uguale a 0. Andiamo a farla. Facciamo la prima, quindi questa qua. 8 meno x maggiore di 0, quindi meno x è maggiore o uguale, portiamo l'8 dall'altra parte, cambio il segno e meno 8. Andiamo a quella sotto, 2x maggiore o uguale, il 16 lo portiamo dall'altra parte, diventa più 16. Ricordatevi il cambio dei segni, questo va dall'altra parte, la stessa cosa questo, quindi cambio segno. Continuiamo, quindi meno x maggiore o uguale a meno 8. Quando ho una parte negativa nell'incognita, la faccio diventare positiva, cambi i segni, ma anche il verso cambia, questo è fondamentale, quindi x è minore o uguale a più 8. Ricordatevi quindi quando ho la negatività qua, quindi qui cambio segno ad entrambi e il verso, ok? Solo quando ho la negatività qui alla meno i. Andiamo a quella sotto, per far diventare x qua divido per 2, 2 e 2 vanno via, 2 e 16 qua è 8. Quindi x è maggiore o uguale a 8 e questa è l'altra soluzione. Adesso come facciamo a fare il sistema? Quindi, perché quando io, diciamo devo risolvere un sistema di disequazioni, facciamo un piccolo schemino. Quando io devo risolvere, per risolvere appunto un sistema di disequazioni, quindi primo punto risolvo il sistema, e io già questo l'ho fatto. Il secondo punto è unisco le soluzioni in un grafico. Adesso lo andiamo a fare. Quindi questo è il primo punto, ho risolto la soluzione, e il terzo punto è la soluzione, quindi la soluzione del sistema è l'intervallo comune. Adesso andiamo a vedere cos'è. Cioè dove le due disequazioni appunto si sovrappongono, dove si sovrappongono. E adesso andiamo a vedere il secondo punto, ok? Andiamo a vedere, ok, adesso andiamo a fare una linea, quindi andiamo a fare questo grafico, andiamo a fare una linea, i numeri delle soluzioni è sempre 8, che qua chiaramente è più 8, quindi l'unico punto che metterò su questa linea è 8. Poi tiriamo una linea in giù, ok? Questo lo chiamiamo soluzione 1 e 2, ok? Quindi la soluzione 1 dice x tutti
gli x minori di più 8, ok? Vedete qua c'è una freccia, vi dice già il verso dove andare a mettere, quindi questo è più 8, dice x, quindi qua mettiamo la soluzione 1 e questa è la soluzione 2, ok? Quindi diciamo in questa parte. X minore uguale vuol dire che abbiamo un pallino pieno. Quando avete minore con l'uguale, dovete fare un pallino pieno. Ora ti dice x minore di meno 8, quindi tutti i numeri minori. Ok, quindi questa linea va verso sinistra. Ok, ve lo dice già la freccia, vedete? Questa freccia così, se voi fate così come se fosse una freccia, vi dice ehi, sta di qua, da questa parte, ok? Per farvi capire. Adesso andiamo, invece dice dall'altra parte la soluzione 2, x maggiore o uguale, quindi anche qui il pallino è pieno, maggiore o uguale, quindi tutti i numeri maggiori di 8, quindi verso destra. Mm? Ok, in questo caso l'unico punto comune appunto è 8, quindi però hanno i pallini pieni, ok? Quindi la soluzione dove appunto diciamo le linee si sovrappongono, x uguale 8. Questo perché, ricordate bene, perché ho i pallini pieni, cioè x maggiore o uguale. Se non ci fosse stato l'uguale, chiaramente non avevo soluzioni. Ok? Se avessi avuto, oppure, facciamo un altro caso, se avessi avuto come soluzioni x, non so, minore di 8 e x, beh, lo vediamo dopo, gli impossibili li vediamo dopo. Ok, in questo caso quindi x è uguale a 8, ok? E questo è un primo caso. Andiamo a un altro caso, ok? Questo è il primo caso. Ripeto perché avevo tutti e due con gli uguali sotto al segno, solo per questo motivo. Ok? Quindi questa è la singola soluzione. Ok? Primo caso con soluzione singola. Andiamo a un altro esempio. Ho meno x maggiore di 5 e poi 3x maggiore di 12 più x. Andiamole a fare. Meno x abbiamo detto che è negativo, questo è positivo, cambio i segni a entrambi e cambio il verso. X è minore di meno. Qui invece faccio 3x, quest'altro x lo porto dall'altra parte, quindi è meno x è maggiore di 12. Continuo, quindi questa è già la mia soluzione, x minore di 5, al secondo invece 3x meno x è 2x, 2x è maggiore di 12. Divido per 2, queste vanno via e questo è 6. Quindi x minore di meno 5 e x maggiore di più 6. Queste sono le due soluzioni, questo è il secondo e questo è il terzo. Ok? Quindi qua già ho fatto risolto il sistema, adesso faccio il grafico. Quindi mettiamo una linea dove ci segnerò meno 5 e più 6, quindi meno 5 e più 6. Chiaramente qui in mezzo c'è lo 0, è chiaro, no? Ok, quindi ecco perché qui del meno 5, qua più 6, chiaramente. Porto giù le due linee, questa è la prima soluzione, questa è la seconda. Magari un pochino dritte, ok, quindi queste due, ok. Adesso quindi qua metto 1 e questo 2. Andiamo a vedere, allora, x è strettamente minore di meno 5, non c'è l'uguale, quindi il pallino è vuoto, ok? E dice x minore, vedi la freccia va verso, qua come se fosse una freccia, va verso sinistra, ok? E voi ci mettete una lineetta qua verso sinistra, quindi x minore, tutti quelli minori, e quindi il segno va di là. X è maggiore, anche qui pallino vuoto perché è strettamente maggiore di più 6.
okay? Quindi di qua, okay. Come vedete non ci sono linee in comune e quindi quando non abbiamo nessun punto in comune, quindi nessuna porzione di intervallo viene sovrapposto, non c'è nulla in comune, perché uno va a destra e l'altro va a sinistra, il sistema non ha soluzione. Ecco perché si dice il sistema è nullo. La soluzione del sistema è impossibile. Quindi questo è il secondo caso, quando la soluzione è impossibile, okay? Abbiamo altri 2 tipologie di sistemi impossibili, andiamo a vedere, quindi secondo caso, soluzione impossibile, mettiamo anche qui, oppure scrivo se ho ad esempio, mettiamo che ho una soluzione, quindi se ho una soluzione sistema x, non so, x minore o uguale a 8 e x maggiore di 8, anche qui se faccio il grafico, mh, qui ho 8, qui ho x minore o uguale a 8, quindi va di qua, 1, questo è 2, la soluzione 2, qui c'ho l'uguale, quindi il pallino è pieno, qui x maggiore di 8 è il pallino vuoto, okay. Se ho questo tipo di, diciamo, di soluzione, da questo tipo di soluzione il sistema non ha nulla in comune perché qui l'8 non viene compreso, okay? Quindi la soluzione anche qui è impossibile. Oppure se ho, uhm ah, se ho qui arrivo ad avere x è minore di 8, x maggiore di 8, come vedete faccio il mio sistemino, maggiore di 8, vuoto, vuoto, questo è 1, questo è 2, okay, qui non ho nulla in comune con l'8, quindi anche qui la soluzione è questi sono i 3 casi di soluzione impossibile, okay? Quindi 3 casi di soluzione del sistema impossibile. Quindi quando qui uno va a destra, va a sinistra, oppure quando qui ho un pallino vuoto, un pallino tondo pieno, oppure qua quando entrambi i pallini vuoti, cioè non me ne è compreso. Okay, quindi questi sono i 3 casi di soluzione impossibili. Ricordate solo se abbiamo quando ho un unico numero, okay, come soluzione, quindi in questo caso 8, 5, 3, non importa, anche una frazione, ma ho un pallino vuoto, uno pieno, quindi quando è compreso e non compreso, le soluzioni sono impossibili, o qua addirittura tutte e 2 vuote i pallini, okay? Andiamo invece a un altro caso, quindi o 3, un'altra tipologia, okay, andiamola a vedere, questo sistema dove ho 9 per 4 meno x maggiore di 0 uguale, poi x per 2 meno x maggiore di 6 meno al quadrato. Andiamo a fare 9, moltiplichiamo, queste vengono chiaramente moltiplicate, 9 per 4 36 meno 9x è maggiore o uguale a 0, questa stessa cosa, 2x meno x al quadrato maggiore di 6 meno x al quadrato continuo sotto, quindi meno 9x è maggiore o uguale, chiaramente il 36 lo porto dall'altra parte e cambio segno. Ricordo sempre, di qua avremo un meno 36.
avremmo x, questo lo porto dall'altra parte, meno x e meno x vanno via, perché questo viene più x e meno x vanno via, quindi rimane 2x, anche qui porto dall'altra parte, più x maggiore di 6. Quindi avremo, qui è meno 9, fratto meno 9, quindi meno e meno vanno via, qui chiaramente meno e meno vanno via, ma qui ho un negativo, quindi questo è come se fosse più, ma essendo negativo cambio il segno, ok? Quindi x è minore o uguale di 9, 9, 37, 4, quindi 4. Ricordate perché qua è un segno negativo, quindi cambio il verso. Sotto avremo 2x più x è 3x maggiore di 6. E qua faccio diviso 3 è 2. Quindi x minore o uguale a 4 e x è maggiore di 2. E queste sono le nostre soluzioni. Andiamo a fare il grafico. Ok? Quindi ho un grafico in cui c'è 4 e 2, quindi prima c'è il 2, chiaramente poi c'è il 4, sono tutti e due positivi. Portiamo giù una linea, qua scriviamo le due soluzioni, quindi la 1 e la 2. Andiamo a vedere che qui c'è scritto x maggiore o uguale a 4 e x maggiore di 2, ok? Qui il 4 è compreso perché c'è l'uguale, ricordate è fondamentale, e il 2 non è compreso perché non c'è l'uguale, quindi qua pallino vuoto e qua pallino pieno. Chiaramente quando voi fate la soluzione dovete prendere la prima e la seconda, non a seconda di come sono messe sulla linea, ma come le vedete voi, ok? Quindi prendiamo prima x maggiore o uguale, minore o uguale a 4, scusate, quindi va verso sinistra, vedete, è come se questa fosse una punta di una freccia e vi dice già dove va, ok? Pallino pieno, perché è compreso e va qui verso sinistra. Il 2 dice maggiore o maggiore di 2, quindi il pallino è vuoto perché non c'è l'uguale e va verso, vedete, è come se fosse una punta della freccia, va verso destra. L'unico punto in comune che hanno, dove appunto le linee si sovrappongono, è questa porzione qui, vedete? Ok? E quindi la soluzione è un intervallo di x compreso tra 2 e 4. Però, siccome qui ho il pallino, anche il 4 è compreso, ok? Dove vedete pallino pieno, chiaramente sotto il 4, metteteci anche qui nella soluzione il trattino, ok? Perché è compreso. Quindi questo è il terzo caso con un intervallo, ok? Andiamo a un altro caso. Altro caso. Adesso cambio una letterina che ci fosse A, T, X è la stessa cosa, per farvi capire, insomma, che non dovete spaventarvi. E ho ad esempio 2T più 5 maggiore di 5T meno 2 e poi ho 3, apro parentesi, T più 4, chiudo parentesi, meno T minore o uguale a 0. Ok, poi abbiamo il T, qua lo porto avanti e cambio segno, quindi è 2T meno 5t è maggiore di, anche questo, lo porto di là, meno 2 meno 5. Qui facciamo una moltiplicazione, 3t più 4 per 3, 12, più 12 meno t è minore o uguale a 0. Quindi qua 2t meno 5 fa meno 3, 3t maggiore di, scusate, di meno 2 meno 5 è meno 7. Qui invece avremo 2t meno t, 3t meno t è 2t, questo lo porto da là, cambio segno, minore o uguale a meno 2. Quindi qua faccio meno 3 e qua meno 3. Qua abbiamo negativo, quindi cambio il verso, okay, della disequazione
quindi mi viene 3, 3 va via, quindi qua cambio segno, T minore di più 7 terzi. E l'altro è, qua divido per 2, quindi T minore o uguale di meno 6. Andiamo a fare, ok, questo è 7 terzi è positivo e questo è meno 6, quindi meno 6 e questo è 7 terzi, più 7 terzi. Comunque è positivo, non importa, non so, sono due se era positivo, dobbiamo vedere 7 terzi, lo dobbiamo dividere e vedere quanto era. Questa è la prima soluzione e questa è la seconda. Andiamo, qui tiriamo giù una linea per entrambi, andiamo a vedere. Ok, qui è T strettamente minore di 7 terzi, la freccia come vedete la punta va verso sinistra, ma è senza segno, è senza diciamo l'uguale, quindi non è compreso, il pallino è vuoto e andiamo a portarla di qua. Ora qua mi dice T minore o uguale a meno 6, intanto la seconda soluzione, intanto il pallino è pieno perché il 6 è compreso perché c'è l'uguale e poi mi dice la freccia va, vedete la punta va sempre verso sinistra e quindi va di qua. Vedete che le due linee si sovrappongono in questa parte e quindi la soluzione sarà x, vedete va di qua, quindi è siccome c'è un pallino minore o uguale pieno a meno e quindi questa è l'altra soluzione, ok? Perché è tutti numeri che sono minori di meno 6. E questo è un altro caso, ne facciamo un altro che è l'ultimo, ad esempio, così avete tutti i casi possibili che vi possono insomma capitare. Se ho 5x maggiore di 15 e poi ho x meno 2 maggiore di 0, qui chiaramente divido per 5, 15 su 5 è 3, e quindi x è maggiore di 3, qui porto dalla parte il 2 e diventa positivo, quindi cambio segno, x è maggiore di più 2, facciamo la nostra linea, qua mettiamo 2 e poi qui c'è il 3, mettete sempre in ordine chiaramente, questa è la prima soluzione, questa è la seconda, tiriamo giù le linee, okay, questo è 1, chiaramente qui non c'è l'uguale al verso e quindi facciamo il pallino vuoto, x maggiore la freccia, vedete, vi dice verso destra, ok? Vedete? Quindi verso destra e poi ci dice che x è maggiore di 2, anche qui la stessa cosa, vedete, va verso destra la punta e quindi anche qui pallino vuoto e di qua. Come vedete le linee si sovrappongono in questa zona, quindi la soluzione è x, è di qua, il verso è questo, quindi x è maggiore di 3, non compreso perché il pallino è vuoto. Ok? Vi ricordate tutte queste regolette che non sono neanche tante, chiaramente ricordatevi quando avete nell'incognita il negativo dovete cambiare il verso, questo è fondamentale, ok? E poi vedete se ci sta nel segno l'uguale o meno a seconda del segno, a seconda se c'è o meno, fate pallino vuoto e pallino pieno e poi lo mettete chiaramente nelle soluzioni, ok, di tutti i vari casi, quindi abbiamo avuto 5 casi, tutti i vari casi che possono diciamo, esistere questi tipi di sistemi di situazioni di primo grado. Ok? Ci vediamo al prossimo video in cui faremo i sistemi di situazioni fratte. Ciao e alla prossima!